Ciao a tutti, ve li ricordate i pasticcini all'albicocca senza burro che vi proposi il mese scorso? Ebbene, sempre sulla stessa scia, ho preso ispirazione da questi dolcetti morbidissimi e buonissimi che si sciolgono in bocca e ho voluto realizzare una ciambella pasticcina bigusto, senza stampo, alla Nutella e cocco, che secondo me è uno degli abbinamenti più buoni e paradisiaci nei dolci e penso si possa percepire anche dalla mia espressione del viso quanto gradisco questi sapori. Oltre a questo potete già notare quanto è friabile e morbidissima la frolla, una frolla all'olio che non necessita del riposo nel frigo. Per prima cosa prepareremo la crema al cocco. All'interno di un pentolino versiamo 2 cucchiai di zucchero, un cucchiaio colmo di amido di mais, 2 cucchiai di farina di cocco, mezza bustina di vanillina, l'altra metà ci occorrerà per la frolla, per dopo, e 300 ml di latte. Mescoliamo bene con la frusta a mano finché non ci sono più grumi. Dopodiché aggiungeremo circa 5 pezzi di buccia di limone senza la parte bianca, mi raccomando, perché risulta amara. Ci trasferiamo sui fornelli a fiamma bassa e continuiamo a mescolare portando il tutto ad ebollizione. Una volta raggiunta l'ebollizione vedremo che la crema comincerà ad addensarsi. Mescoliamo ancora per qualche minuto e poi spegniamo. Trasferiamo la crema ancora calda in una ciotola e la copriamo con pellicola trasparente a contatto con la superficie della crema. La faremo freddare così. Ora all'interno di un'altra ciotola versiamo 100 g di zucchero, un uovo intero grande e un tuorlo sempre grande, un pizzico di sale e la scorza di mezzo limone bio. Utilizziamo ovviamente la metà avanzata che abbiamo utilizzato prima per la crema. Stessa cosa per quanto riguarda la vanillina, la metà rimanente. Mescoliamo bene con la frusta a mano, aggiungiamo 85 ml di olio di semi di girasole e 300 g di farina. In ultimo setacciamo 2 cucchiaini di lievito per dolci vanigliato. Mescoliamo per un po' con la frusta a mano, dopodiché continueremo con le mani, prima all'interno della ciotola e successivamente impastiamo sulla spianatoia, ma non ci vorrà molto, in pochi minuti otterremo una bella palla liscia ed omogenea, che non necessita del riposo nel frigo. Ci prepariamo la bilancia e la teglia con un foglio di carta da forno. Stacchiamo pezzetti di impasto e li pesiamo e ogni porzione dovrà pesare sui 15-16 grammi. Prepariamo le palline, arrotoliamo bene tra le mani e le disponiamo tutte attaccate a formare un cerchio, poiché dovremo creare una ciambella. Poi libero spazio alla vostra fantasia, nel senso che potrete decidere voi che forma dargli o semplicemente realizzare dei pasticcini singoli, così come quelli che vi proposi all'albicocca. Man mano che attacchiamo fra loro le palline, le schiacciamo al centro con il pollice per creare l'incavo giusto per accogliere successivamente le creme e muoviamo così il pollice in tutte le direzioni, ecco, tutto a giro, in modo tale che l'incavo sia bello uniforme e che appunto sulla frolla non si creino delle crepe. Procediamo così come mostrato in video e una volta completato tutto il cerchio, se vi dovesse avanzare un po' di impasto, così come è successo a me, continueremo a disporre tutto attorno le palline, schiacciandole sempre al centro e posizionandole ad una distanza ravvicinata fra loro, in modo da formare un cerchio bello simmetrico.
Alterniamo adesso Nutella e crema al cocco, così come vi sto mostrando, mentre nei pasticcini più interni inseriremo entrambe le creme per dare una bella botta di bontà assoluta. E beh, qui facciamo le cose in grande, giusto? Sta parlando una golosona doc, ma guardate che sogno, già così da crudi ti viene voglia di addentarli. Per sistemare le due creme contemporaneamente all'interno del pasticcino, procedete così come vi sto mostrando, quindi come me, con due cucchiaini, e in questo modo uscirà la metà perfetta. Ecco, vedete? Decoriamo con qualche nocciola e un po' di cocco râpé, ma comunque scegliete voi come guarnirli o lasciarli semplici così, saranno buonissimi e golosissimi in entrambi i modi. Inforniamo a 180 gradi in forno già caldo ovviamente per 15 minuti circa nel ripiano centrale del forno. Attenzione comunque a non cuocerli troppo perché devono restare morbidi morbidi. Ed ecco la nostra super ciambella pasticcina prontissima per essere gustata. Avete visto quanto è stato semplice e veloce realizzarla? Vi consiglio di provarla ed è anche un'idea originale, al posto, ecco, della solita crostata o dei soliti biscotti farciti. Poi, se non vi dovesse piacere la Nutella e la crema al cocco, cosa secondo me improbabile, impensabile, comunque potrete ovviamente decidere di farcire questa ciambella con due gusti differenti di marmellata, oppure una crema di pistacchio, oppure una semplice crema al cioccolato. Vi sto dando tante idee, però ecco, spetta a voi e secondo i vostri gusti. Fatemi sapere come la farcireste e che forma gli dareste. Sono curiosa. Vi mostro ancora una volta l'interno e la morbidezza e friabilità di questi pasticcini. Ma non sono spettacolari, già solo il nome poi ispira a un qualcosa di veramente buono. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commentini. Voglio salutare tantissimo Anna Gallo, un bacione grandissimo cara, mando un bacione a tutti voi e ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao!